Se stai pensando di partecipare al campionato LMP Hypercar Slot It 2026, questo è un video che devi guardare fino alla fine. Mettiamo a confronto i tre modelli Slot It, analizziamo le differenze reali e poi le proviamo in pista, cronometro alla mano. Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Slot Car Tech. Questo è Slot Car Tech Lab. In questa serie analizziamo e testiamo le vetture in modo pratico, ma soprattutto le proveremo in pista per testarne le reali caratteristiche. Qui alla mia destra i tre modelli di vettura che vedremo al via nel prossimo campionato Slot It, un campionato nuovo di zecca che promette fin da subito grande divertimento, grande aspettativa. Ma quali macchine dovremo utilizzare, o meglio, quale di questi tre modelli si addice alle caratteristiche di ogni singolo pilota? In questo video andremo a farne una comparativa, andremo così a vedere tutte le peculiarità di ogni singolo modello, in modo tale che possiate fare al meglio la vostra scelta. Per farlo non utilizzeremo proprio la vettura così come esce dalla scatola, perché chiaramente questa dovrà andarci a trasmettere delle sensazioni reali, delle sensazioni di guida che non siano viziate magari da componenti che in qualche modo potrebbero solo e esclusivamente essere estetici o addirittura non tollerati all'interno del regolamento. Andremo così a togliere il magnete perché non è permesso in nessuna competizione e poi andremo a sostituire le gomme, quelle anteriori con delle PT19 e quelle posteriori con quelle utilizzate poi in tutte le gare di campionato. Insomma, avremo una vettura il più possibile vicino a quella da scatola, ma chiaramente con una condizione minima di preparazione, o meglio di assemblaggio, che ci possa far apprezzare le sue caratteristiche. E allora, mai come questa volta, andiamo a spostarci con la visione dall'alto ed entriamo più nel dettaglio di ogni singola vettura. Ed eccoci pronti con le tre vetture qui sul tavolo di Slot Car Tech. Le ho già tolte chiaramente dalla confezione di Slot It, abbiamo già visto l'unboxing di ogni singola vettura, quindi ragazzi, se volete vedervi più nel dettaglio il video dell'unboxing potete andarlo a cercare all'interno del canale Slot Car Tech e così troverete quello fatto per la Toyota, per la Oreca e anche per la Acura. Per fare questa comparazione io chiaramente sono andato a fare, come vi dicevo prima, qualche piccola modifica alla vettura. Vi faccio adesso vedere quello che ho fatto con ogni vettura per cercare di rendere questa comparativa, questo test, il più veritiero possibile. Giriamo ad esempio la Acura. Comunque tutto quello che ho fatto su questa macchina l'ho riportato anche sulle altre. Sono andato ad eliminare il magnete che normalmente si trova sul banchino motore nella parte posteriore sotto alla sale posteriore e poi ho eliminato sia le gomme anteriori che le gomme posteriori. Questo perché magari sulla macchina da scatola in origine potevano essere montate gomme con un peso leggermente diverso che poteva in qualche modo andare a sfalsare i risultati dei nostri test. Direi così di iniziare con il nostro test e direi di partire, visto che le vetture sono completamente montate, dal loro singolo peso. Andiamo così a prendere la bilancia che avete già visto più volte durante tutti gli unboxing, la posizioniamo sul tavolo e andiamo anche a prendere il supporto. In questo modo andremo a fare lo zero della bilancia e andremo a posizionare ogni singola vettura. Partiamo con la Toyota, 72,5 grammi. Alziamo, riabbassiamo, 72,5 grammi. Togliamo la Toyota e ora la volta della Oreca. La posizioniamo sempre sul supporto, 72,3 grammi, alziamo, riabbassiamo, 72, come vedete è tra il 72,2 e il 72,3 grammi, anche la bilancia è indecisa perché c'è questo 0,1 grammo di differenza che oscilla nel peso. Spostiamo anche l'Oreca e andiamo a prendere l'ultima vettura, ovvero la Acura. Questa pesa 73,9 grammi. Alziamo la vettura, le andiamo a riabbassare, abbiamo un 73,9 grammi. Quindi le tre vetture hanno praticamente un peso decisamente equivalente. Calcolate poi che in base a tutto ciò che andrete ad installare come accessori o come componenti ci può essere quel grammo che può andare a variare in positivo o in negativo, per cui diciamo che almeno in partenza non ci sono dei pesi così diversi, così differenti che ci fanno propendere per uno o per l'altro modello. E abbiamo così le tre vetture viste dall'alto. Iniziamo anche a vedere un
po' la loro dimensione. Poi prenderemo esattamente con il calibro la misura di ciascuna di queste, ma direi anche di andare a capire se effettivamente ce n'è una un po' più lunga o un po' più corta rispetto all'altra. Per farlo io vado a posizionarle una di fianco all'altro, mi faccio aiutare dalla confezione di Slottit per andare a parificare tutte le vetture in questo modo e come possiamo notare direi che anche in questo caso le vetture praticamente sono decisamente simili, non c'è una vettura particolarmente più lunga di un'altra e anche poi andremo, ripeto, a prenderne le misure effettive, non ce n'è una che mi sembra particolarmente più larga rispetto alle altre. A livello visivo estetico abbiamo quasi fatto tutto, adesso direi di andare a ribaltare le macchine al contrario, quindi le mettiamo sotto sopra e possiamo così anche andare a capire come è fatto il telaio di ogni singola vettura. Già a prima vista posso dirvi come Acura e Oreca condividono praticamente lo stesso telaio, infatti i due possono essere tranquillamente intercambiati sulle vetture. Ma anche la nuovissima Toyota mi sembra avere comunque un telaio decisamente simile alle prime due. È sicuramente più stretto perché la vettura mi sembra anche leggermente più stretta nella sua parte inferiore, quindi vicino al telaio, ma a livello di lunghezza, a livello di costruzione meccanica proprio del telaio stesso, mi sembra comunque che abbia le stesse caratteristiche delle altre due. Arrivati a questo punto direi che sia interessante smontare la carrozzeria di queste vetture, dividerla dal telaio e andare così ad analizzare anche i pesi dei singoli telai, delle singole carrozzerie, per farci un'idea sempre più precisa ed accurata di ogni singola vettura. Riposizioniamo quindi la bilancia sul tavolo, rifacciamo nuovamente lo zero della stessa e ripartiamo con l'andare a pesare le singole carrozzerie. Se vi ricordate, il peso minimo di ogni carrozzeria affinché possa passare tranquillamente le verifiche tecniche è di 19 grammi, quindi ogni macchina deve avere la carrozzeria almeno pari o superiore chiaramente a 19 grammi. Partiamo con la Toyota. Abbiamo 17,9 grammi per questa carrozzeria, alziamo, riabbassiamo 17,9 grammi, quindi dovremo andare ad aggiungere circa 1,1 grammi di peso per raggiungere il peso minimo necessario. E poi ci spostiamo sulla Oreca, anche in questo caso la andiamo a posizionare sulla bilancia, 17,4 grammi, come sempre ci affidiamo alla seconda pesata, la riposizioniamo, 17,4 grammi. Anche in questo caso la carrozzeria è sottopeso, per cui dovremmo andare ad inserire 1,6 grammi per questa carrozzeria. E in ultimo andiamo a fare il peso anche della Acura. La posizioniamo sempre sulla bilancia, abbiamo 19 grammi precisi, quindi alziamo la nostra carrozzeria, la riabbassiamo e abbiamo 19,1 grammi, 19 grammi. In questo caso va anche ricordato che l'Acura ha la particolarità di avere la parte del muso anteriore collegato al resto della carrozzeria mediante 3 piccole viti che vanno in un qualche modo ad aumentarne per forza il peso. Ricordiamoci sempre che sulla vettura è possibile andare a togliere le antenne, il tergicristallo, gli specchietti retrovisori, che sono sempre comunque degli accessori che in ogni regolamento è possibile andare ad eliminare e con i quali possiamo andare un attimino a giocare per raggiungere eventualmente il peso minimo obbligatorio affinché questa possa andare a passare tranquillamente le verifiche tecniche. Facciamo quindi un piccolo recap di quello che è successo. Abbiamo visto che le tre vetture pesano globalmente più o meno uguali, forse la Acura leggermente un po' più pesante rispetto alle altre, però è anche vero che è l'unica ad avere la carrozzeria del peso di 19 grammi, alla quale non va aggiunto nessun grammo in più, mentre per quanto riguarda sia la Toyota sia la Oreca abbiamo la necessità di andare ad aggiungere 1,1 e 1,6 grammi, quindi anche nell'ottica del peso complessivo della vettura chiaramente questo dato tecnico è un fattore di cui tenerne conto, perché andremo così ad aumentare il peso complessivo della vettura. Quindi ragazzi, occhio ai vostri conti. E adesso direi che così come abbiamo pesato le carrozzerie di ogni singola macchina, andiamo a pesare anche i telai. Facciamo rientrare nuovamente la nostra bilancia, andiamo ad accenderla, che metterci su direttamente il suo supporto, facciamo lo 0 e partiamo come sempre dal telaio della Toyota. Lo posizioniamo sulla bilancia, 54,1 il suo peso, seconda pesata 54,1.
Secondo telaio a salire sulla bilancia, quello della Oreca. 54,3 grammi. Alziamo, riabbassiamo. 54,3 grammi. Ultimo telaio a salire sulla bilancia, quello della Cura, per un peso pari a 54,3 grammi. Riposizioniamo il telaio, 54,3,4 grammi. Insomma, anche per quanto riguarda il peso del telaio, come vedete, questo non si discosta più di tanto da una vettura all'altra. Abbiamo le tre macchine smontate, abbiamo la Toyota, abbiamo l'Oreca e abbiamo la Cura. Come vedete, anche guardando il telaio di queste vetture dal di dentro, in questo modo senza la carrozzeria, possiamo notare che le tre vetture sono praticamente identiche. Abbiamo da questa parte Oreca e Acura che hanno il telaio praticamente identico. Anzi, poi andremo anche a farne una prova per vedere effettivamente se questi due telai possono montare indifferentemente sulle due vetture. Quello della Toyota ci sembra leggermente più affusolato, leggermente più stretto, un pelino più lungo. Io direi di andarli a posizionare insieme vicini con l'assale posteriore in modo tale da riuscire a verificare anche quale vettura sia leggermente più lunga rispetto all'altra. Eccoci qua, abbiamo posizionato l'assale posteriore in linea con tutti e tre i telai. Come vedete, Oreca e Acura sono praticamente uguali, mentre quello della Toyota ha l'assale anteriore leggermente spostato più avanti rispetto alle altre due. Quindi abbiamo l'assale di qualche millimetro un po' più avanti, il passo della vettura per cui è un po' più allungato. Altre caratteristiche di questi telai, o meglio caratteristiche differenti, non ce ne sono. Hanno entrambi lo stesso banchino, hanno entrambi lo stesso motore, stesso pignone, stessa tipologia di assale e stessa corona. Quindi ragazzi, potete scegliere esattamente la vettura che vi piace di più. Per quanto riguarda il discorso delle misure, devi andare a prendere il passo di ogni vettura, quindi andremo a misurare la distanza che c'è tra il centro dell'assale anteriore e il centro dell'assale posteriore. Poi, già che ci siamo, prendiamo anche la misura che troviamo dal centro del nostro pick-up all'assale anteriore e all'assale posteriore. Per farlo e per essere sicuri di avere una misura precisa, perfetta, adesso vi spiego anche il metodo che utilizzeremo. Iniziamo proprio dal telaio della Toyota. Questa volta, per avere una misura un po' più accurata, utilizzeremo un calibro di precisione in acciaio. In questo modo saremo sicuri delle misure che andremo a prendere. Direi di partire come misurazione con la distanza che abbiamo tra il centro dell'assale anteriore e il centro dell'assale posteriore. Quindi posizioniamo il calibro in modo tale da andare a centrare perfettamente queste due posizioni. Abbiamo una distanza pari a 97 mm, 9,7 cm. Adesso possiamo anche andare a prendere la distanza che troviamo tra il centro del pick-up e il centro dell'assale anteriore e centro dell'assale posteriore. Vi dicevo prima che vi vado a spiegare come possiamo avere una misura precisa, perché è molto difficile andare a trovare perfettamente o puntare perfettamente sul centro del nostro assale. Ma noi non lo faremo, non ci servirà questo, perché ci basterà semplicemente andare a misurare il diametro del nostro assale. In questo caso è un assale pari a quasi 3 mm, 2,38 mm, e se volessimo avere questa misura andremo semplicemente a dividerlo a metà, per cui andremo a misurare dal centro del nostro pick-up alla fine del nostro assale e poi andremo a togliere la misura della metà del nostro assale. Questo per avere chiaramente una misura precisa. Però diciamo che in questo caso, per avere una comparativa, ci basterà anche semplicemente andare a prendere dal centro del nostro pick-up alla fine del nostro assale. In questo modo avremo sicuramente una comparativa comunque perfetta tra tutte le nostre vetture ed eviteremo così di fare tanti calcoli che ci porterebbero comunque allo stesso risultato. Partiamo quindi andando a misurare quello che è la distanza tra il centro del pick-up e il nostro assale anteriore. Per quanto riguarda la Toyota abbiamo una misura pari a 17,5 mm, 1,75 cm. Per quanto riguarda invece la distanza tra pick-up e assale posteriore, il calibro segna una misura pari a 115 mm, 11,5 cm. Togliamo il telaio della Toyota e continuiamo con il telaio della Oreca. Anche di questa
Partiamo con la misurazione dal centro assale anteriore al centro assale posteriore. Anche in questo caso con il calibro ci aiutiamo andando a centrare perfettamente il nostro cerchio. La nostra misura è pari a 93 mm, 9,3 cm. Anche in questo caso andiamo a prendere la misura dal centro del pick up alla fine dell'assale anteriore, è una misura pari a 19 mm, 1,9 cm, e andiamo a prendere anche la misura dal centro del pick up alla fine dell'assale posteriore, e in questo caso la misurazione è pari a 112 mm, 11,2 cm. Finito anche il turno della oreca, e ora il turno della Acura. Anche per lei la stessa misurazione. Si parte come sempre dalla distanza tra centro ruota anteriore e centro ruota posteriore. La distanza è pari a 93 mm, 9,3 cm. Andiamo a prendere la distanza tra il centro del pick up e la fine dell'assale anteriore. Abbiamo una distanza pari a 19 mm, 1,9 cm, e anche in questo caso la distanza tra il centro del pick up e la fine dell'assale posteriore, e abbiamo 11,2 cm, 112 mm. Direi che abbiamo fatto una prima comparativa, ma per renderci conto meglio di tutte queste comparazioni direi che la cosa migliore sia quella di prendere i tre telai, li andiamo a posizionare uno di fianco all'altro, posizioniamo anche l'ultimo, quello della Toyota, e andiamo così a verificare con il calibro alla mano nella misura pari a quello dell'Acura quanta distanza c'è effettivamente tra una vettura e l'altra. Partiamo subito nel farvi vedere la misurazione della Acura. Abbiamo da centro ruota anteriore a centro ruota posteriore esattamente questa distanza, che è in pratica la stessa distanza che potete trovare nella oreca. Mentre per quanto riguarda il discorso della Toyota, come vedete se io lo posiziono nella ruota posteriore, o meglio al centro della ruota posteriore, arrivo un po' prima, quindi questa è la distanza esatta che avete in più sulla Toyota rispetto alle altre due vetture. E chiaramente andremo a verificare anche quanta distanza c'è tra il centro del pick up e l'assale anteriore. Prendiamo come riferimento sempre la nostra Acura, quindi abbiamo il centro del pick up e fine assale anteriore. Ci spostiamo sulla oreca, che vedete è praticamente la stessa identica distanza, e ci spostiamo invece sulla Toyota. Vedete che in questo caso l'assale anteriore è più avanzato rispetto a quello delle altre due vetture che abbiamo visto in precedenza. L'ultima misurazione che ci manca è quella proprio tra il centro del pick up e la fine dell'assale posteriore. Qui abbiamo in alto sempre la Acura, questa è la sua distanza. Spostiamo il calibro sulla oreca e questa distanza in pratica non cambia, e poi ci spostiamo sulla Toyota, e come vedete invece anche in questo caso la distanza è diversa, perché abbiamo l'assale posteriore che è posizionato leggermente arretrato rispetto alle altre due vetture. Quindi la Toyota ha delle misurazioni tecniche per quanto riguarda il posizionamento del pick up, l'assale anteriore e l'assale posteriore diverso rispetto alle altre due vetture. Quando dovete fare la vostra scelta tenete conto di queste prime indicazioni. Abbiamo visto tutti i pesi, tutte le misure, abbiamo visto le distanze, le abbiamo misurate, le abbiamo confrontate per quanto riguarda il discorso dei telai, ma adesso facciamo anche qualche misurazione sulle carrozzerie, perché a parte la lunghezza, che chiaramente va a seguire quella che è la lunghezza del telaio, ci interessa sapere anche la larghezza, perché a parte Oreca e Acura che sembrano praticamente due vetture gemelle, la Toyota sembra essere leggermente più stretta, e questa potrebbe essere una misurazione decisamente interessante, perché ci permette di andare a gestire la carreggiata della vettura, e ricordiamo ancora una volta che questa non può eccedere la sagoma d'ingombro della carrozzeria stessa. Quindi avere una vettura più stretta significa anche
correre con una carreggiata più stretta. Sarà una cosa utile? Non sarà utile? Ci aiuterà nella guida? Sarà quindi a ognuno di voi fare le giuste interpretazioni di tutte queste carrozzerie. E direi di iniziare proprio dalla Toyota, quindi spostiamo le vetture dal tavolo, togliamo la Cura e la Oreca, prendiamo in esame solo la Toyota, partiamo dalla carreggiata posteriore, utilizziamo il nostro calibro, andiamo a battuta e abbiamo una larghezza della carreggiata posteriore pari a 62 mm, 6,2 cm. Verifichiamo questa dimensione anche nella carreggiata anteriore, che direi praticamente essere esattamente la stessa, quindi 62 mm per il posteriore, 62 mm anche per l'anteriore della nostra Toyota GR10. Ed è ora la volta della Oreca. Andiamo a misurare in battuta la carreggiata posteriore di questa vettura. Il calibro non mente e ci dà una carreggiata pari a 63 mm, 6,3 cm, 1 mm in più rispetto alla Toyota. Verifichiamo la misura anche nella parte davanti. Qui ci sembra la vettura leggermente più piccola e qui infatti abbiamo addirittura una misura leggermente inferiore a quella della Toyota, con 61,5 mm, 6,15 cm. Quindi abbiamo una carreggiata leggermente più larga nella parte posteriore ma leggermente più stretta nella parte anteriore, sempre facendo riferimento a quella che è la larghezza della Toyota. E veniamo ora all'ultima vettura, ovvero alla Cura. Partiamo come sempre dalla carreggiata posteriore, apriamo e rimandiamo a battuta il calibro, lo sfiliamo e anche in questo caso abbiamo una misura pari a 63 mm. Nella parte anteriore andiamo a verificare anche la carreggiata. Come vedete il calibro balla leggermente, il che significa che dobbiamo stringere anche in questo senso, lo andiamo a stringere leggermente e andiamo a leggerne la misurazione: 62,5 mm, 6,25 cm. Quindi abbiamo una vettura che ha la carreggiata leggermente più larga della Toyota nella parte posteriore ma uguale alla Oreca, e nella parte anteriore abbiamo una carreggiata leggermente più larga di entrambe le vetture. E tutto questo in che cosa si traduce? Si traduce nel fatto che le tre vetture sono praticamente identiche. C'è veramente pochissimo margine di tolleranza. Stiamo parlando infatti di mezzo millimetro, di 1 millimetro al massimo tra una vettura e l'altra, che per qualcuno potrebbe però anche eventualmente fare la differenza, perché ricordiamo che ognuno ha il proprio stile di guida e quindi ognuno si adatta magari più a una vettura rispetto ad un'altra. Al momento l'unica che ha caratteristiche leggermente diverse rispetto al trio è la Toyota, che ha un passo leggermente più lungo rispetto alle altre due. Un'ultima cosa che voglio verificare prima di portare sulla pista tutte e tre le vetture e verificarne così anche il loro funzionamento su un tracciato di gara è vedere se il telaio della Cura e dell'Oreca effettivamente possono essere interscambiabili. Spostiamo la Toyota perché abbiamo detto essere una vettura diversa rispetto alle altre due del lotto, prendiamo il telaio, questo è quello della Oreca, lo riconosciamo perché ha questi due segni sulle razze del cerchio. Facciamo la prova chiaramente sulla Oreca, ci sta a pennello perché è il suo telaio, abbiamo le tre viti che si vanno a fissare perfettamente sulla carrozzeria. Togliamo la carrozzeria della Oreca, prendiamo la carrozzeria della Acura, posizioniamo il nostro telaio e andiamo così a verificare il posizionamento anche delle viti. I tre fori sono perfettamente corrispondenti, come vedete non c'è nessun pezzettino del telaio, nessuna parte del telaio che va in qualche modo a generare fastidio, passatemi il termine, sulla carrozzeria della vettura. E per farne un'ulteriore controprova io vado a togliere il telaio dell'Oreca, lo posiziono qua di fianco, prendo il telaio della Cura, lo riconosciamo perché ha i cerchi leggermente differenti rispetto alla vettura di prima. Facciamo la prova del 9, cioè lo andiamo a posizionare direttamente sulla vettura, i fori sono tutti corrispondenti,
Andiamo a prendere la nostra oreca e andiamo a posizionare il telaio, e anche in questo caso, come vedete, i fori corrispondono perfettamente, il telaio si adatta perfettamente alla vettura, è perfettamente conforme, e quindi anche in questo caso questo telaio potrebbe essere posizionato indifferentemente tra Acura ed oreca. Quindi ragazzi, traete pure le vostre conclusioni. Abbiamo visto che ci sono delle carrozzerie più leggere, delle carrozzerie più pesanti, dei telai più leggeri, dei telai più pesanti. Abbiamo visto che ci sono dei telai e delle carrozzerie che possono essere interscambiati. Abbiamo visto che ci sono dei telai più larghi, dei telai più stretti, idem per quanto riguarda le carrozzerie. Abbiamo anche visto che ci sono dei passi diversi a seconda della vettura che andate a scegliere, anche il posizionamento della sala anteriore e posteriore cambia da una vettura all'altra. Insomma, queste vetture sono talmente simili che possono creare diverse combinazioni affinché voi possiate andare a scegliere la vettura che meglio si adatta a tutte le vostre esigenze. Ragazzi, cosa ci rimane? Ci rimane il fatto di portarle in pista. Noi lo faremo all'interno dello slot club Asti Calabroni Rossi, una pista in legno 42 metri. Non abbiamo trazione magnetica, per cui tutte le prove saranno effettuate in modo neutrale, non ci sarà un motore più magnetico di un altro che possa in qualche modo andare a condizionare la tenuta di strada di una vettura o dell'altra vettura, non ci sarà una vettura che avrà più o meno spunto rispetto ad un'altra. Le gomme anteriori saranno per tutte e tre le vetture le PT19 in questo caso, e per quanto riguarda il posteriore le gomme che andranno ad essere utilizzate saranno le stesse che utilizzerete all'interno del campionato Hypercar LMP2 di Slot It. Saranno per tutte le vetture gomme assolutamente nuove. Quindi ragazzi, guardiamo il video fino alla fine e andiamo a scoprire i tempi sul giro e il comportamento di tutte queste splendide vetture di Slot It che presto vedremo protagoniste nel prossimo campionato 2026. Siamo pronti per la comparativa delle LMP Hypercar Slot It. Dopo aver montato su tutte e tre le vetture le stesse gomme, ricordiamo le PT19 all'anteriore e le 1207 F22 al posteriore, che sono poi le gomme che utilizzerete tutti in gara, ho anche fatto per tutte lo stesso assetto, o meglio, ho semplicemente svitato le viti originali, che sono già delle viti imperdibili, quindi permettono già un leggero basculamento tra il telaio e la carrozzeria, e poi tutto il resto è completamente originale, spazzole comprese. Metterò le tre vetture su una corsia centrale della pista astigiana che conosco benissimo. Ricordiamo ancora una volta che è una pista in legno con la treccia in nastro di rame, per cui non ha assolutamente nessun potere magnetico, e anche in questo caso è un punto a nostro favore per andare a valutare effettivamente le qualità di ogni singola vettura. Beh, che dire, siamo pronti per mettere le macchine in pista e vedere come vanno. Prima però di spostarmi sulla postazione di pilotaggio, vi dico anche come effettuerò questo test: 10 giri per ogni vettura ripetuti 2 volte, e poi andremo a vedere i migliori 3 tempi di ogni vettura. Ragazzi, abbiamo proprio detto tutto, spazio alle immagini e poi in ultimo i commenti finali. Ed è stata davvero una bellissima comparativa. Qualche commento a caldo sulle tre macchine. Beh, chiaramente ognuna ha il suo carattere, ognuna si esprime sulla pista in modo leggermente diverso. Anche la Acura e l'Oreca, che di fatto hanno in comunione lo stesso identico telaio, perché se vi ricordate abbiamo visto che si possono addirittura interscambiare, hanno comunque un comportamento leggermente differente. La Toyota è una vettura decisamente molto stabile, fin dai primi giri ti fa capire che va veramente molto forte. Mi piace
piace come si comporta nella sua omogeneità, veloce nel rettilineo, veloce in curve, insomma non ha quasi nessun tratto della pista che l'ha messa in difficoltà. Stessa cosa anche della Cura e dell'Oreca. Forse la Cura mi ha soddisfatto leggermente un po' di più, infatti è quella delle tre ad essere stata la più veloce, stiamo parlando però di un decimo e mezzo, quindi veramente molto poco, però la Cura ha un inserimento in curva che ti permette di affrontare ogni singola situazione in modo più veloce rispetto alle altre vetture. La Oreca, per il mio modo di guidare, segue a brevissima distanza la Cura. La trovo leggermente più nervosa soprattutto all'uscita delle curve, però molto veloce nei tratti di rettilineo. Insomma, tutte e tre le vetture mi hanno dato veramente tantissima soddisfazione. Se dovessi scegliere in questo momento quale vettura utilizzare, avrei veramente delle grandi difficoltà, però va detto, vanno ancora preparate, quindi c'è ancora ampio margine di miglioramento per tutti e tre i modelli. Vi ho raccontato un po' quelle che sono le mie sensazioni appena sceso dalla postazione di pilotaggio, però per avere un verdetto ufficiale andiamo anche a vederne i tempi. E da questi risultati una cosa è certa, saranno delle vetture veramente molto veloci e i campionati saranno agguerriti più che mai. Anch'io sulle prime pensavo a una vettura leggermente più lenta, però visti i tempi mi devo assolutamente ricredere. Ragazzi, come sempre spero di avervi dato qualche delucidazione, spero di aver risolto magari qualche dubbio, spero di essere riuscito a farvi capire quale vettura acquistare per il prossimo campionato LMP Hypercar. Se il contenuto di questo video vi è piaciuto, come sempre mettete un like e fatemi le domande che ritenete opportune. Iscrivetevi al canale, noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video e anche sui campi gara della stagione 2026 con le Hypercar LMP2 di Slot It.